Dopo aver provato 4 naked di media cilindrata in fascia 10.000 euro, siamo ancora qui a riprovarci con 3 avversari sempre dello stesso segmento. Questa volta però è Cina contro Europa, sì, perché la neoarrivata CF Moto 800 NK sfida due agguerrite, potenti e raffinate avversarie del vecchio continente, la KTM con la sua 890 Duke R e la Triumph con la Street Triple in versione RS. Prezzi che arrivano ai 12.990 della KTM su cui sono seduto. Invece per l'inglesina, l'unica 3 cilindri dell'8 della prova che stiamo facendo su strada, dalle sue linee sinuose e aggressive, ciò che esaltano il carattere di questa inglesina, il prezzo è di 12.695 euro. Costa invece solamente 8.490 euro. La cinese, insomma, ce n'è per tutti i gusti, andiamole a scoprire nel dettaglio e soprattutto a provarle, non prima però di avervi ricordato di mettere mi piace a tutte le pagine social di Gazzetta Motori per tanti contenuti a 2 e 4 ruote. C'è chi bada solo al sodo e si farà convincere dal prezzo imbattibile della CF Moto 800 NK. C'è chi invece ha palato più fine e punterà quindi sulle due più sportive dell'otto, la Triumph Street Triple RS e la KTM 890 Duke R, che però si spostano vicino a quota 13.000 euro. Quello che vogliamo scoprire è come vanno sulle stesse strade, quali sono le differenze e se valga la pena mettere sul piatto oltre 4.000 euro di differenza per moto che rientrano di fatto nello stesso segmento. Quella che desta più curiosità è sicuramente la CF Moto con la 800 NK novità 2023, il cui motore lo conosciamo di derivazione KTM grazie all'accordo con la casa austriaca, mentre l'estetica è assolutamente aggressiva e inedita. Disegnata dall'italiana Modena 40, si distingue per un codino cortissimo. Molto carica sull'anteriore, la 800 NK rispetto al prototipo visto lo scorso EICMA perde il monobraccio posteriore a favore di un forcellone tradizionale. Spiazza decisamente la strumentazione, costituita da una sorta di tablet posizionato in modo verticale, molto tecnologico al punto da far venire qualche dubbio sulla sua effettiva fruibilità ed utilità. La pepata inglesina, la Street Triple RS, è un modello già conosciuto e maturo. Marchio di fabbrica il faro anteriore sdoppiato. E infine KTM con la 890 Duke R, che rappresenta anch'essa l'evoluzione di una famiglia di modelli che già conosciamo, amati o odiati per le loro linee tese, spigolose e per contrasti cromatici decisamente aggressivi. Per ovvi motivi di prezzo, la ciclistica della CF Moto è quella un pochettino più semplice, ma la 800 NK passa a offrire un pacchetto già di per sé piuttosto convincente. Il telaio deriva da quello della KTM 790 Duke, mentre le sospensioni prevedono forcella e monoammortizzatore Kayaba regolabili. L'impianto frenante J1, parte del gruppo Brembo, prevede due dischi da 320 mm all'anteriore accoppiati a pinze radiali a 4 pistoncini, gomme Maxxis di primo equipaggiamento ed il peso è di 175 kg a secco. La RS è invece la più performante della Street Triple, pensata anche per l'uso in pista, sfoggia una forcella Showa Big Piston interamente regolabile all'anteriore ed un monoammortizzatore Öhlins Piggyback al posteriore. Le pinze Brembo Stilema mordono dischi da 310 mm e sfruttano una pompa radiale Brembo MCS a interasse variabile. Sono 188 i kg in ordine di marcia, 166 a secco. KTM, dalla sua, offre sospensioni VP Apex completamente regolabili, anch'essa freni con pinze anteriori Stilema e gomme di primo equipaggiamento Michelin Power Cup 2, peso a secco identico a quello dell'inglese. Come detto, CF Moto, accordo con KTM, anche il motore deriva dalla 790 Duke. Non c'è però l'elettronica, che non è sviluppata dall'azienda austriaca ma direttamente dall'azienda cinese. Analoga alla potenza del bicilindri con 95 cavalli, la coppia scende da 87 a 79 Nm. Grandi assenti il controllo di trazione soprattutto e le piattaforme inerziali che troviamo sulle due raffinate
concorrenti europee. Quanto alle due europee, si sale con KTM a quota 121 per i cavalli, 99 Nm la coppia, mentre per il 3 cilindri 130 cavalli a 12.000 giri e 80 Nm di coppia a 9.500 giri. Vi abbiamo snocciolato informazioni e dettagli tecnici di queste tre moto, ma entriamo nel concreto della comparativa. Le impressioni di guida dopo averle guidate su strade che sono perfette per queste tre avversarie. Partiamo da KTM. Sinceramente, rispetto a Triumph, le ho di fianco una all'altra, partivo un po' prevenuto, pensavo che fosse meglio l'inglesina rispetto a KTM. Storicamente moto cattiva, aggressiva da tutti i punti di vista, estetico, di sospensioni, di reazioni, di erogazione del motore. In realtà è una moto che magari non convince fin da subito, ha una posizione di guida ovviamente molto diversa rispetto all'inglese e anche alla nuova rivale cinese, però quando si arriva sulle strade giuste il suo soprannome Super Scalpel è davvero veritiero, perché sì, è un bisturi, è perfetta nella guida col coltello tra i denti sulle curve strette e anche a medio raggio. Qui l'erogazione del motore è talmente piena, appuntita in alto ma comunque corposa anche ai medi, che sembra addirittura averne di più, mentre sulla carta i cavalli sono 9 in più per la rivale inglese. Quindi una moto che magari non piace fin da subito, bisogna dargli forse un po' del lei? Allora, io la 890 sinceramente l'ho trovata molto bella, guidabile sicuramente, però l'RS diciamo che è una moto che si conferma tra le curve, tra lo stretto e tutto, è molto reattiva, e anche l'elettronica l'ho trovata migliore, leggermente. È un po' più morbida, così sì, come lo sono le linee, lo è anche la ciclistica in parte, ma soprattutto l'erogazione e, come dicevo, la posizione di guida. Cioè io sulla street alla prima curva mi trovo col ginocchio sì, che già, ti dà già confidenza a buttarti giù. La Duke sembra di guidare un po' un motard, mi ha dato quell'impressione. E l'impostazione è questa, quindi va a gusti, deve piacere a me, ancor meglio, ancor meno forse a te Gianluca. Non piace questa impostazione, però ti devo dire, io l'ho guidato un po' più a lungo di te, dopo un po', quando ci prendi le misure, è molto accattivante. Passando invece all'outsider, CF Moto 800 NK. Delle tre, in proporzione la CF Moto è quella che ci ha sorpresi di più per impostazione di guida, per triangolazione, sella, pedane e manubrio, perché è una moto che non conoscevamo bene come le rivali del vecchio continente. Una moto che dà fiducia, questa è una cosa molto importante. Il motore, il conosciuto motore di derivazione KTM convince. Quello che convince un pochettino meno è dal punto di vista dell'elettronica, non così evoluta come quella delle due concorrenti, con un controllo di trazione assente e un'erogazione non sempre così precisa e fluida. Anche dal punto di vista ciclistico è un pochettino meno raffinata rispetto alle due rivali, ma poi guadagna forse in tecnologia con questo grande tablet posizionato verticalmente, che è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e di fatto dà la possibilità di avere il proprio telefono, quindi con la navigazione e tutto ciò che comporta, direttamente sotto al proprio naso. Distrae un pochettino, cosa ne pensate? Direi che di tecnologia da un certo punto di vista ce n'è fin troppa. Hai detto tu, quella in direzione automobilistica, parlerei quasi di infotainment, anche se poi non si può usare a moto in movimento. Ce n'è un po' poca dal punto di vista dell'elettronica, perché nel 2023 una moto di questo segmento senza controllo di trazione oggettivamente ha una limitazione abbastanza importante. Direi che se queste due sono moto che, messe a confronto, noi tre potremmo avere tre pareri totalmente discordanti, e li abbiamo, però vanno a giocarsela ai punti. Qui parliamo di una moto che è assolutamente un outsider, nel bene e nel male. Hai detto tecnologia, ad esempio questa versione ha il keyless di serie, keyless che è bellissimo, tengo la chiave in tasca, non devo in maniera un po' più vecchia come queste due inserire la chiave per accendere la moto, però se ho spento il quadro e sto spostando la moto in manovra, cosa succede? Se la giro tutta a sinistra poi si blocca, entra il blocca sterzo e rischia che la moto cosa... cada per terra. Quindi ci sono delle piccole cose che sono sicuro che poi la casa cinese nel tempo andrà ad affinare, così come sono certo che il controllo di trazione
nell'immediato futuro arriverà, perché è una questione di sviluppo, perché non è un'assenza dettata da un risparmio economico, ma bensì dal fatto che la casa cinese ha deciso di dotarsi di un'elettronica propria, quindi non sfruttando quella di KTM, sviluppandola da zero, concetti che qui sono maturi, straconosciuti e strasviluppati, lì invece devono ancora essere portati avanti e portati a un livello di affinamento pari a quello delle avversarie europee. Io ho trovato un po' la CF un on-off un po', diciamo, accentuato, cioè, soprattutto nello stretto ho trovato un po' invasivo, bravissimo. E poi ha qualcosa di bello per chi è, diciamo, meno esperienziato, cioè, diciamo, uno che è meno avvezzo alla guida sportiva troverà l'assetto, le sospensioni tarate perfette per un neofita, che comunque vanno bene anche per chi guidi in maniera un po' più forte. Invece ad esempio l'ABS è tarato cattivissimo, cioè si riesce a mettere di traverso col posteriore ogni tanto. È assolutamente vero, queste sono le nostre impressioni su queste 3 Naked. Voi le avete provate? Se sì, fatecelo sapere e soprattutto diteci la vostra su quale delle 3 preferite esteticamente, ciclisticamente e anche motoristicamente. Noi ci vediamo al prossimo video e vi aspettiamo nei commenti sui social o sul sito di Gazzetta Motori. Ciao, alla prossima!